Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Ladies and Gentlemen, Mirtilla! Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questo pomeriggio noi abbiamo il grandissimo onore di avere qui con noi Santone Black. Io lo dico proprio malissimo perché non parlo l'inglese, poi lo dirà bene il nostro Pino. Io intanto ti do il benvenuto qui su Radio Free Station, che è la radio degli italiani nel mondo. Vai Gaia. Hello San. So it's a honor to have you with us, and welcome to Radio Free Station, which is a radio for Italian in the world. Thank you for having me here. It's a pleasure. Piacere mio. Ringrazio, ha detto che è un piacere. Allora io vorrei semplicemente presentarlo, ma credo che non ci sia veramente bisogno, perché il nostro Black è un grande pianista, collaboratore con le più grandi prestigiose personaggi, con i più grandi personaggi a livello mondiale, e presto sarà in concerto qui a Roma, e quindi avremo veramente l'onore di poterlo vedere e abbracciare dal vivo. Puoi dirgli questo intanto? Sì. So we want to present a little bit about you, but it's not really necessary because you are very, very important pianist, and did you collaborate with a lot of international stars, and also we know that you're gonna stay in Rome for a concert, and we are very happy about that. Yes. Well, I mean, what can I say? I have been performing in Italy since I think probably 2006, so for approximately something like 12 years. And it's always a pleasure for me to come and perform in Italy. Ok, praticamente ha detto che sì, lui si è esibito in Italia addirittura dal 2006, quindi da parecchi anni che viene in Italia. E in pratica lui è conosciuto da tutto il mondo perché è considerato una delle più grandi promesse a livello mondiale, sia nel funk che nel soul. Lui si sente più cantante oppure più pianista, più musicista, diciamo? Mm-hmm. So you are basically famous, you are basically an international star around the world. Just a question, do you feel yourself more just a musician, a pianist, or both, or singer? So how do you describe yourself? Yeah, well, I mean, I've been very lucky to, and I've worked hard to have the opportunity to perform to many different people in different countries. I see myself really as a creative artist. So I don't see myself just as a pianist, or just as a singer, or just as a producer. What I'm doing is creating, in my case, music that hopefully makes people feel good and feel something. So I look at myself as a complete thing, as opposed to just a pianist or keyboard player or just a singer. So do you want to describe yourself as an artist, a complete artist?
So you don't want to Yes, so basically, create a category. I basically look at myself as a complete artist as opposed to different parts of me. I look at the whole picture. Ok, allora lui si ritiene molto fortunato perché ha avuto la possibilità veramente di collaborare con tantissimi artisti, e lui in particolare non vuole diciamo non vuole definirsi un pianista o piuttosto che un cantante. Lui fa arte e quindi preferisce vestirsi come un artista, non vuole fare distinzioni. E qual era praticamente il cantante o comunque l'artista che piaceva al nostro ospite quando era piccolino? Perché lui è abbastanza giovane, quindi ci sarà stato sicuramente qualche cantante che lo appassionava maggiormente. Sam, you are very young, so which artist influenced yourself when you were a child or even right now? Sure, I mean, many different artists, but Herbie Hancock is still a serious influence. So people like Herbie Hancock, Chick Corea, people like Wayne Shorter as well. Can you say again? I can hear you. No worries. So people like Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter, these guys, and of course people like Donny Hathaway is a great artist who I enjoyed. Roy Ayers, Stevie Wonder, of course, as well. So Aretha Franklin, there are many different artists. A great artist called Frank McComb, he's a great artist. So many different artists. Ok, diciamo è stato influenzato da tantissimi artisti, tutti diversi tra loro, alcuni diciamo dei nomi più importanti, Stevie Wonder o Aretha Franklin sono alcuni dei punti di riferimento a cui ha fatto riferimento. C'è qualche... Gaia. Vai. Sì. Sam, una domanda te la faccio anch'io, amico mio. Allora, tu sei avvicinato dai media, ti avvicinano tanto a Stevie Wonder, a Herbie Hancock e a Quincy Jones. Poi hai fatto anche questi altri nomi, Wayne Shorter, Chick Corea, cioè il massimo livello del soul, ma anche del jazz nel mondo. La tua anima è più soul o più jazz? Scusami, puoi ripetere l'ultima domanda? La tua anima è più? È più soul o più jazz? Ok. So, San, did you mention a lot of artists before? Few of these is like Herbert and some of them Jones. Jazz. Yeah. So you're basically asking me, do I look at myself as being more soul or more jazz? Is that the question? Yes, exactly. That's the question. Yeah. Exactly. Yeah. Well, okay. I think I can I can answer this and also answer some of the earlier questions. First thing that I look at myself as is as a human being. I know that may sound crazy, but I mean that because I believe this saying that how full your life is how full your music will be as well. So if you have many experiences as a human being and you try to get as much wisdom and knowledge as you can, then your music will reflect this. Your music will also be fuller, more experienced and wiser. So for me, I look at everything as one. I don't look at jazz. For me personally, I don't look at jazz as being different from soul or soul from jazz. My skill as a human being is to mix many things, not just in music, but in life, to mix many different things and
express this stuff in the way that is natural for me. So I don't look at myself as being more soul or more jazz. I look at everything as being together and all one. So, what do you mean, like being human being? So, do you like to learn from people in general? Well, yeah, but when I say I'm a human being, I look at myself as a human being. I mean that if you took away my skills as a musician, you took away my house, my clothes, all this stuff, what you're left with is a human. First, before anything else, I'm a human, you know. I have many different titles. I'm a dad, I'm a this, I'm a friend, I'm a son, I'm a brother. But really, I'm a human. This is the first thing. So even the thing of me looking at myself as a musician or a soul musician or a jazz musician, all of that stuff doesn't really mean anything to me personally. I just do my best to express myself as a human being, and I'm expressing myself through music at this point, but also through words and meeting people. So the short answer is I look at everything all together. I don't look at jazz or soul as being separate. I look at everything all together, and I try to express my human feelings and emotions through music. Ok, diciamo che anche qui non vuole fare una distinzione, perché lui prima di tutto dice sono un essere umano, quindi io tutto ciò che sono, quindi io sono un papà, sono un artista, mi piace circondarmi di artisti, imparare dalle loro conoscenze, dalla loro saggezza. Tutto questo lui cerca poi di immagazzinarlo e di trasmetterlo nella musica. Questo era quindi anche qui una distinzione, lui non la sente, più cerca di trasmettere nella musica tutto ciò che tutti gli stimoli che prende dall'esterno. Sorry, but why you talk your music is free range sunshine music? Why? Okay, free range sunshine music. Okay, well, I say this because this is something that I said when I first did my first album in 2006, and I haven't really used that for a long time, but it's still true. So free range, which I think you will know, is like if you have the animals in the farm or something like this, chickens, pigs, free range is that they are not locked somewhere. They can just walk in the fields wherever they want. So for me, my music is free range because it goes wherever. I've performed with classical artists like Nigel Kennedy. I've performed with jazz guys. I've performed with funk guys. So the music I do is free range. It goes wherever it wants. And sunshine music, the explanation of this is that I always want to do music that will make people feel better. So even if it's like the sun is very bright and yellow and is very happy, or if the sun is very dark and orange and it's more quiet and more somber, I still want the music to reflect like the sun, to make people feel something warmer. So it's music that goes everywhere, and it's also warm music. That is why it's free range sunshine music. Ok, io qui non ho capito bene la domanda perché si era interrotta la connessione. Sì, allora praticamente lui definisce la sua musica, la definisce free range sunshine music. Quindi io gli ho chiesto come mai gli dà questa definizione la tua musica?
Ok, sì, perfetto, allora avevo capito bene. Allora, lui dice che diciamo, ha un genere in cui spazia molto dal jazz al funk, la definisce sunshine music proprio perché per lui la musica è un bene e deve dare del bene alle persone, quindi vuole far sentire le persone meglio. La musica deve essere ovunque e quindi deve in qualche modo illuminare le persone, deve farle sentire meglio, e da qui il significato di sunshine music, sunshine insomma dall'inglese. Ancora gli volevo chiedere, lui oltre diciamo a essere quel grande musicista che è e voglio dire ne parla il mondo intero, è stato anche produttore e tra i tanti ha prodotto anche gli Earth, Wind and Fire. Voglio dire, che si prova a produrre un gruppo storico dei tempi della musica, quindi cioè produrre gli Non ho sentito bene. Noi praticamente mi senti, Gaia? Sì, alcune volte il va e viene. Lui praticamente oltre ad essere un musicista è anche un produttore, e tra le tante produzioni lui ha prodotto anche gli Earth, Wind and Fire, quindi un gruppo mondiale della storia della musica. Che cosa si prova a produrre un gruppo del genere? Cioè una cosa grandissima. Aspetta, puoi ridirmi il nome del gruppo? Gli Earth, Wind and Fire. Earth, Wind, and Fire, ti ricordi? È un gruppo, cioè una storia. Yeah, Sì, I sì. understand. Yeah. Ma lei sta perché non sento più niente. allora, Senti, Gaia? Shall I tell you what I did with Earth, Wind and Fire? I can tell you. Should I tell you? vai. Say again? Should I tell you what my connection to Earth, Wind and Fire is? Chiedigli che cosa ha provato a produrre gli Earth, Wind and Fire, che è un gruppo storico. San, you are a great musician and producer, and did you produce many international famous groups like this? Well, no. So I didn't produce for Earth, Wind and Fire. What I did was I did a remix for an Earth, Wind and Fire single. Yes, so I did a remix. And of course, Earth, Wind and Fire are an amazing band. And I was very fortunate to also play a gig. Sorry, what do you mean like remix? Yes, You didn't I did a produce remix them, for Earth, but Wind did and you Fire. remix what? I remixed a tune by Earth, Wind and Fire for Earth, Wind and Fire called "All in the Way." So I did a remix for that, and I also had a good fortune to play a gig supporting Larry Dunn, who is the keyboard player from Earth, Wind and Fire, the main original keyboard player from Earth, Wind and Fire, Larry Dunn. So how do you feel to work with a group like that? What was I feel very honored. I feel great that I had the opportunity to connect with them in whatever way I could, even if it was just a remix. I'm grateful to have done that for an Earth, Wind and Fire record. Lui non ha prodotto questo gruppo, lui ha fatto un remix di alcune canzoni, una molto importante, All in the Way, e nonostante non ha prodotto questo gruppo, lui ha detto che è stato veramente onorato e ovviamente felice di lavorare con loro. Immagino. Allora, praticamente al momento lui ha 2 dischi all'attivo, no? Al momento lui ha 2 dischi all'attivo. Ok. Sta pensando al terzo o si sta dedicando soltanto ai live in questo periodo? Ok. So Sunny, you got 2 live CD, and you working to the third one, or you wanna just be concentrated to live music?
and concerts? Good question. Really good question. So I have a project that I am working on now called Happy Weirdo, and I'm recording this at the moment. Even as we speak now, I'm in the studio recording an EP that will be coming out. So I'm working on the third release, but it will be with the project called Happy Weirdo. And I'm also doing live. So I'm doing a mix. What's the name of it? So the name of the project is Happy Weirdo. So like happy, like the felicità, the happiness. So happy, and weirdo is like someone who's a bit weird, someone who's unusual. So this is the third project, the third release that I'll do is with a project called Happy Weirdo. But this is for the CD, or is another project? It is for this is for a fresh project. So it's my music, and I am the person who is the owner and the main guy in the project. But it's got a different name. It's got a different name, and this project is a mix of soul, funk, and pop. It's this kind of mix. Okay, and so what about some live concerts? Are you working contemporary on that, or are you just working on this project? Okay, so with Xantane Black, with that name, the things I'm doing are more jazz, funk, soul. So I am doing Xantane Black live shows, like I'm doing Alcazar tomorrow in Rome. I am then going to go to Thailand in January. I'm doing different things. With the Happy Weirdo project, this one I'm recording at the moment, and then I am getting the label to release it, and then later I will do some live shows with Happy Weirdo. But right now I'm just doing Xantane Black live shows right now. Sì, ok, ha detto che sta lavorando sicuramente al suo terzo disco e sta lavorando a questo progetto che si chiama in inglese Happy Weird, che happy è felicità, weird è si può tradurre come inusuale, e è un mix di vari generi, soul, funk, pop, e contemporaneamente si dedicherà a dei live, sarà a Roma e anche Thailandia, quindi in tutto il mondo. Sono due lavori paralleli che porto avanti. Sen, tu in To the Heavens and Beyond c'è stato un incontro con Manuela Panizzo. Com'è stato questo incontro con questa meravigliosa voce di questa cantante italiana? Manuela Panizzo. Panizzo, yeah. So, Sana, did you collaborate with Manuela Panizzo? How did you met her? How is this collaboration? How do you feel about that? Okay, yeah. Manuela is amazing. She's an amazing singer, songwriter, musician, and music producer. And we met in London because she lives in London. She's been living here for, I think, maybe 20 years now. She's been living in London. I met her at a music club where she was performing. So I heard her performing a Chick Corea song, which was amazing, singing this song. And then I spoke to her afterwards, and from there we became friends. And I produced her first album, which is a great album. And she's a fantastic artist. I think she's an amazing artist, and more people in Italy should know about this artist. She's really great. Yeah, true.
Allora, considera ovviamente Manuela Panizzo una cantante straordinaria, una musicista, una produttrice, una cantautrice straordinaria, e tutti noi appunto dovremmo conoscerla in Italia, dice. Si sono conosciuti a Londra molti anni fa e lui ha prodotto il suo primo album, e da lì sono diventati amici e hanno collaborato insieme. Ottimo. Io vorrei sapere invece, tornando un pochettino a, diciamo, a quali sono i cantanti che lui adora, tra i cantanti italiani ce n'è uno in particolare che gli piace? E poi... So Fran, do you like some Italian singer, musician? So what's your Italian influencer? Yeah, I need to look and know more about Italian singers, but for example, tomorrow at Alcazar, I will be performing a Pino Daniele track. I love you, son. I love you. Yeah, so I'm gonna perform I Know My Way tomorrow, which is the first time that I have ever performed this song, and I'm going to try to sing some of it in Italian and some of it in English. So of course, yeah, so I'm aware of him, because the two musicians that I'm playing with tomorrow are two Italian musicians, and they're great musicians by the name of Antonio Castrovillari and Enzo Astone, the two guys where it's the three of us tomorrow, and I think in fact maybe Gianfranco Campagnoli will also join us. So these guys are great, but then of course I know of Mario Biondi, who is someone that people respect as well, so he's also great. I don't know a lot of Italian singers, but I'm learning, you know. Is there a lady called Mina? Is this right? Is that right? Have I got that name right? Yeah, Mina, that's right. Yeah, so I've been told that I should go and listen to Mina, so I'm going to listen. But yeah, I'm learning about the Italian singers at the moment. But there are some great musicians in Italy, amazing musicians. Ok, ci sono tantissimi artisti italiani che adora, tra cui appunto Pino Daniele, Mario Biondi, e conosce anche Mina, le è stato consigliato assolutamente di ascoltare la musica di Mina, e domani, a proposito di Pino Daniele, suonerà e produrrà alcune delle sue canzoni in Roma, all'Alcatraz di Roma. Però sì. No, dimmi, finisci, vai. No, questo era. Dice che ha davvero tanto da imparare, e gli piace tanto la musica italiana e la deve ancora scoprire parecchio. Prima che vai tu, Pino, voglio fargli fare dei complimenti da parte mia e da parte di Donna. Ha degli occhi bellissimi, ha degli occhi molto vivaci, ha degli occhi che a leggerli penso che ci sia tanto da leggere. Traduco? Sì, traduci. So, Sana, Antonetta wants to say that you have a beautiful eyes, and eyes that give a lot of feeling. So we want to say that to you. Thank you. Yeah, Very much. Please, grazie. Yeah. Io volevo chiedere a Xen invece, Gaia, che lui ha citato prima degli artisti meravigliosi quali Chick Corea e Wayne Shorter, quindi diciamo che la domanda mi ha anticipato Antonietta, ma gliela stavo facendo io. Comunque questa è gente che ha collaborato con Pino Daniele, e quindi mi aspettavo tra i suoi preferiti in Italia appunto Pino Daniele, visto che anche io faccio una diretta tutte le settimane e tratto proprio la musica di Pino, quindi mi aspettavo questa risposta che ha citato Chick Corea e Wayne Shorter.
Okay, so basically we expected when I asked you about some Italian singer if you say Pino Daniele because he collaborates with Wine Shorter. So when we asked you before about some Italian singer, we were aware about that and we expected the song. Right, yeah. I mean, like, another guy who I've checked out is Stefano Bolani. I don't know if you know this guy. He's a pianist. Stefano Bolani. He's a great, fantastic jazz pianist, and he's worked with some great people, and also, of course, Gino Vanelli. So there are some amazing Italian artists who I am inspired by, and I've seen, but I would like to learn more as well, But yeah, I would definitely say, please, when you have some time, please check out Manuela Panizzo, because she's got a great album. It's out there, and she's just an amazing artist. Great contemporary Italian artist. Sì, dice assolutamente Pino Daniele l'ha ispirato tantissimo e vuole imparare, ripete che vuole imparare tantissimo dagli artisti italiani, dalla musica italiana, e quindi ci consiglia a tutti di ascoltare Manuela Panizzo perché la considera una grandissima artista. Lo faremo sicuramente. Gaia, gli vuoi chiedere una mia curiosità? Ci può dire che cosa suonerà sabato all'Alcazar di Pino Daniele? So, Fan, can you anticipate what are you going to play in Rome at the Alcatraz about Pino Daniele? Which song? Which song? Yeah, I know My Way. I know My Way. Do you know this song? I Know My Way. Yes, yeah. Yes, I know my way. Ma non è dove portato tu. Exactly, yeah, this one, yeah, that one. Yeah, so we're going to... Yeah, yes, I know my way. Great song of Pino Daniele. Yes, I know my way. Yeah. Well, I'm very lucky that the two people that I'm playing with, Antonio Castrovillari and Enzo Astone, they are the ones who suggested this song. So, yeah, it's going to be good fun to play this song. Yes. Mm-hmm. Sì, quindi andrà a produrre questa canzone I Know My Way. Yes, I know my way. Yes, I know my way. Yes, I know my way. Yes. Molto felice, è una grandissima canzone che hanno consigliato a lui di produrre, di proporre all'Alcatraz. Sì, no, è un brano famosissimo e fa molto James Brown come funk, come So you understand the question? Something about James Brown, but I didn't quite catch. What about it? Yeah, because this song, Yes, I Know My Way, is a very famous song, and it reminds a little bit of James Brown, how it sounds. Right. Yeah? Yeah, no, it's a really fun song. It's great. Mm-hmm. Gaia, ti puoi chiedere... Sì, scusami Gaia, vai. Dice che è una bellissima canzone e trova, giusto questa affinità con James Brown. Sì. Ti puoi chiedere quando tornerà in Italia la prossima volta a Roma? So when are you coming back to Rome next time? The next time, I don't know. I am sure that I'll be back in Rome again in 2019. Because I normally come to Italy. Yeah, I normally come to Italy every year. At least I would say 4 times in the year, or 3 times I'll come to Italy. So I'm sure I'll be back in Rome again in 2019. Ok, non lo sa di preciso, ma sicuramente nel 2019 sarà in Italia, non sa di preciso dove. Gaia, gli puoi strappare una promessa a Xen? My big friend Xen, la prossima volta che viene, il suo terzo lo viene a presentare da noi in radio?
Ce lo promette? Come la prossima volta? Quando esce il terzo disco e praticamente lo presenta da noi in radio, ce lo promette questo? Anche da noi? Anche da noi? Mm-hmm. So, San, we want to ask you a big favor, is a promise between us. When your third recording is gonna be ready, are you happy to coming back to our radio and present them? Oh, that'd be fantastic. Yeah, I would love to. It'd be great. Where are you guys? Ha detto sì, assolutamente sì, fantastico, sarebbe bellissimo. Ok, allora promessa presa e la custodiamo. So it's a promise. Yeah, it is. Ha chiesto, ce lo prometti? Ha detto assolutamente sì, è così. Thank you, Xander. Thank you, grazie a tutti. Thank you very much. Allora andiamo verso la chiusura, però l'ultima domanda, Gaia, non è una domanda, è quello che lui sente di dire, perché non si può fare una domanda su questo argomento. Io gli vorremmo chiedere con Antonietta e con tutta la gente che ci sta ascoltando, che c'è un mare di gente che ci sta ascoltando, se lui ci racconta questo incontro meraviglioso che ha avuto con la grandissima Amy Winehouse. So for the last question, we want to ask you if you can tell something about Amy Winehouse and the day you meet her and the collaboration with her, with the great Amy Winehouse. Sure. Amy, I think the first thing that is important for me to say about Amy is that she was not a demon and she was not an angel. She was not like the worst person or the most amazing. She was just a human being like everybody else. I met Amy because a keyboard player that I knew who was working asked if I wanted to take the job, so I said yes, I would be interested. And my experience with Amy was really good. It was a good learning experience for me. We traveled around the world as a band. And we played some amazing shows. We played sometimes in front of 90,000 people. And the music that Amy created really connected with a lot of people around the world. So I can only say about Amy just really positive things. She was a human being. She was not perfect, but nobody is. And she created something which made a lot of people in the world feel something. That was my experience. We did some great traveling together and it was a good experience. It was a good learning experience. Mm-hmm. Sì, dice che la collaborazione è stata una grandissima collaborazione, ha imparato tantissimo, hanno viaggiato tantissimo in tutto il mondo, descrive anche lei come persona, dice non era perfetta ma non siamo nessuno è perfetto, ma era, come diceva prima, un essere umano, le ha dato tanto, ha imparato tantissimo, ha avuto la possibilità di girare il mondo con lei e di fare anche spettacoli grandiosi e di suonare davanti a 90.000 persone, quindi una grandissima esperienza. Grande Xan. Allora digli intanto che io, siccome ce l'ho su WhatsApp, di tanto in tanto gli manderò il salutino per tenerlo caldo per questa promessa che ci sarà quando sarà col terzo disco. E, Gaia, se può fare un saluto col suo nome a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Okay, so we are at the end. We want to ask if you can say hello and say thanks to all the people who are connected with us in Radio Free Station. Sure, and please let me just make sure that I say the name properly. Can you say the name of the station again for me?
Say again? What is the name of the station? So I say it properly. What is the name? Radio? It's a Radio Free Station. Radio Free. Okay. Okay, I'm going to do it now. Are you ready? Yeah? Okay, here I go. Hi everybody, ciao a tutti. This is Zantsney Black and I am on Radio Free Station having a great time. Stay tuned and listen. Okay, thank you. Da parte mia, da parte mia Gaia una cosa, vorrei fargli tantissimi complimenti perché pur essendo un grande della musica mondiale io l'ho sentito ancora come un ragazzo di una umiltà eccezionale e questo non è da tutti, è soltanto da grandi artisti, qual è lui. Esatto, bravo Anto. Grazie. Puoi Thank dirglielo? you guys. Hello. Puoi dirglielo Gaia? Sì. Antonietta wants personally congratulate with you because even if you are a great artist and you collaborate with the main artist, you very humble and so this is what an artist should be. So I want to congratulate with you because you look like that. Thank you. Grazie. Thank you very, very much. Grazie a te, un abbraccione. Allora fai un bocca al lupo per domani sera che scassasse tutto all'Alcazar. Ecco. Cioè, io già ho saputo che c'è il sold out, quindi grande show del grande Xan. Tomorrow, il sabato. Thank you. Tomorrow at the Alcatraz in Rome. The black for tomorrow, we want to say everything is sold out. Oh, sì. Wow, that's amazing. Grazie mille, un abbraccione. Thank you, grazie a te, thank you. Ciao. Bye. Ciao, grazie. Thank you. Bye, thanks man, bye. Grazie, ciao. Ciao. Grande persona, devo dire, grandissimo personaggio, grandissimo artista. Io devo ringraziare Gaia, l'abbiamo beccata ieri sera. Grazie a voi. Grazie per la tua immensa disponibilità. Un abbraccione e a presto anche con te, ok? Al prossimo disco. Grazie mille. Un abbraccio Gaia, grazie. Poi ci acchiappiamo alla disco. Grazie. Ciao, grazie. È stato, sai quanto tempo? 44 minuti. Ma l'appetito viene mangiando, Anto. Infatti, una bella persona, devo dire. No, ma ripete, per l'età che c'ha, ammazza, cioè veramente questo è considerato il nuovo Stevie Wonder della situazione. Ma quanti anni c'ha, Pino? Ma che c'ha, non c'ha manco 30 anni, 30 e qualcosa. Quindi ho detto bene io allora che nonostante quello che ha fatto, perché l'età non sono riuscita a dargliela, a decifrarla. Quel ragazzo, questo c'ha una vita avanti con questo curriculum già che c'ha alle spalle, ma che scherzi. Infatti. Questo è un personaggione. Tietelo caro. Percussionista, cioè fa tutto. Strumentista. Pensa un pochetto. Quindi veramente un grande. Non lo pigliava a bordo Amy Winehouse se era una mezza schiappa, ecco, cioè si è fatto 3 anni con lei, Quindi. Infatti no, ti dico che quando mi ha detto stamattina, perché io ho chiamato Gaia e le ho detto, dico guarda, faccio un gruppo perché se ci parlo io non capisco una mazza. Sto andando in diretta.